E intanto do il benvenuto al mio invitato di questa sera, Marco Maculotti. Ciao, Grazie per grazie a te essere qui. dell'invito. Ciao, grazie a No, te, è un piacere. Saluto eh, anche subito chi sta seguendo, grazie per star seguendo, insomma. esatto, allora grazie a tutti voi che siete qui per questo speciale Almanacco del Mistero con una persona con cui io ho già collaborato, perché con Marco Maculotti abbiamo già creato un video insieme basato su un articolo tratto dal libro I misteri del Far West di Gianmario Mollar, che era apparso inizialmente sul tuo sito, su Access Mundi, e di cui tu hai realizzato una parte parlando degli uccelli del tuono e della mitologia dei nativi americani. Bellissimo intervento, video fantastico. E io tramite il libro di Gianmario Mollar ho conosciuto te, perché tu ne hai fatto la prefazione, allora ci siamo messi in contatto e ho già fatto diversi video basati sui tuoi testi e sono fantastici. Io Grazie, gentilissimo. voglio introdurre un pochettino il tuo perché qua, ragazzi, ci sarebbe da fare una puntata, perché è come aver invitato praticamente, non so, Piero Angela. Allora, Esagerato. Marco Faculotti, ok, vabbè, intanto laureato all'Università degli Studi di Milano e va bene, poi inizia a fare 2 miliardi di studi differenti, ok, a partire dagli studi sui culti, a partire dall'antichità fino al Medioevo, quindi lo sciamanesimo, le tecniche dell'estasi, i viaggi spirituali, poi hai pubblicato diversi saggi sul famoso scrittore Arthur Machen, uno dei padri del fantastico soprannaturale tra 800 e 900, hai viaggiato in tutto il mondo, cioè qua veramente altro che Piero Alberto Angela, impressionante. E sei stato veramente dappertutto, oltretutto in luoghi dove io sogno di andare da sempre, come il Nepal e la Mongolia, cioè, luoghi secondo me bellissimi, ok? E poi ha pubblicato diversi racconti, ok? Che hai pubblicato in diverse riviste cartacee e non solo. Ma non ti sei fermato qua, appunto, ovviamente, racconti fantastici, hai collaborato con un sacco di siti, uno in particolare, adesso mi sa che non ci collabori più, forse il sito è un po' fermo, che a me però fa impazzire, che è B-Movie, come si chiama, come che si chiamava? B-Movie Soon? Tu Sì, dici B-Movie Soon? No, sì, sì, non è che ci collaboravo, l'ho fondato io l'hai B-Movie Soon. fondato tu, però ho visto L'ho che è un po' fondato io, sì. fermo, è fermo Sì, adesso. perché l'ho interrotto, quello l'ho curato dal 2010 al 2014. Ah, Dopo, ok, nel 2016, ho iniziato Axis Mundi, di argomento totalmente capisco. diverso, Sì, riprendendo però il cinema solo in devo quegli dire che ambiti comunque esoterici. ci sono dei film e delle recensioni bellissime nel tuo sito B-Movie, è una cosa Grazie. fantastica, veramente. Cinema weird, cinema fantastico, B-Movie di ogni genere possibile e immaginabile e geniale, veramente geniale, ok? E poi, chiaramente, come ha detto, ha fondato nel 2016 il sito Axis Mundi, che è un portale di una bellezza incredibile che parla di folklore, mitologia, con articoli di un sacco di persone, non solo tuoi naturalmente. Tra i tanti vorrei citare Sebastiano Fusco, che forse è il più famoso Certo. ricercatore esperto di Lovecraft al mondo, di sicuro in Italia, ok, del quale ho già parlato sul mio canale perché abbiamo visto un po' di tempo addietro un documentario che parlava dell'ipotetico viaggio di Lovecraft in Italia, Sì, al in quale ha Veneto, nel partecipato, Polesine, sì, sì. esatto, al quale partecipò anche Sebastiano Fusco, una cosa bellissima, quindi è veramente straordinario tutto Io questo. Sebastiano ho avuto anche l'onore di intervistarlo sul canale di Access Mundi, proprio se siete interessati basta che cercate Sebastiano Fusco, storia del Necronomicon su YouTube e vi esce. È Ecco, stato veramente uno dei momenti più emozionanti per me nel canale YouTube di Access Mundi, perché per me Sebastiano Fusco è un esempio, perché lui è da 40 anni grande, che studia o da 50 anni addirittura che studia i due grandi ambiti che studio io, cioè l'esoterismo e le storie delle religioni da una parte e la letteratura weird, fantastica e dell'orrore cosmico dall'altra, ecco. Quindi è come se fosse un mio padre fantastico. putativo, Fusco. Mm. Assolutamente sì, assolutamente sì. E io invece ritengo te un mio padre putativo, quindi siamo come una famiglia. Il Ti nipotino di... ringrazio, No, no, è veramente fantastico. ti Fai ringrazio. delle live interessantissime. E intanto Nector ti fa i complimenti per la riproduzione dell'Isola della Morte di Bocklin che è lì alle tue Grazie, sì. spalle. Grazie. L'Isola dei Morti è fantastico, un quadro veramente spettacolare.
Quindi mm. intanto do il benvenuto a tutti quelli che sono qua, Francesco di P84, Muse of Madness, Italian Lace, ovviamente Nector, Giorgio Schevus che era passato prima, Emmel sempre stanco, ovviamente la moglie fantasma che è mia moglie e che mi fa anche da moderatrice del canale, fortunatamente. E allora, non voglio perdere tempo ulteriormente, perché io vorrei chiederti 2 miliardi di cose perché tu hai scritto articoli su tantissima roba, però in particolare volevo chiederti qualche parola sui viaggi che tu hai fatto in giro per il mondo. Mhm. Poi magari parleremo di qualcosa di più specifico, però tu hai fatto viaggi veramente ovunque, cioè io qua mi sono segnato qualcosa come India, Nepal, Cina, Messico, Uzbekistan, Egitto, ovviamente, Indonesia, Perù, Mongolia, una roba pazzesca, Yucatan, Indonesia. Qual è tra i tanti viaggi che hai fatto quello che ti ha quello che ti ha formato maggiormente, quello che ti ha colpito maggiormente per le cose che hai visto e le cose che hai sperimentato? Perché so che tu hai sperimentato Mm, riti mm, mm. sciamanici in giro per il mondo e sono davvero molto incuriosito da questo. Sì, allora, quello che mi ha più formato ed effettivamente è quello anche in cui ho partecipato a un rito sciamanico, come hai già detto tu, è in Perù, che sono stato un mese in Perù e quindi eh, parliamoci chiaro, quando stai un mese in un posto è diverso da quando ci stai una settimana o 2 settimane. In Perù ci sono stato un mese, in Indonesia ci sono stato 2 mesi. Infatti poi dell'Indonesia magari parleremo meglio di siti precisi, però il Perù come viaggio in tutto credo che sia stato quello più formativo, sia a livello anche di persone conosciute, perché comunque il Perù è uno di quei posti che appena ti allontani un attimo dalle 2 o 3 grandi città che ci sono, cioè Lima, Arequipa, forse basta, forse due, Cusco, ecco, 3 città, ti trovi solo tra i nativi, tra il popolo locale, ecco, quindi è molto diverso anche da Bali, per esempio, che è pieno di turisti occidentali, ecco. Mhm. E lì proprio quando vai a visitare siti archeologici in quei posti riesci proprio a discutere con i locali e non è che quello che ti porta a visitare il sito ti dice la lezioncina imparata a memoria come capita, che ne so, quando vai con l'Alpitour o cose del genere. Ci sono anche degli aneddoti che ti raccontano di magari i loro parenti, i loro antenati riferiti al sito oppure riferiti appunto a delle leggende che ci sono in determinate zone. Per esempio, adesso te ne dico una che mi è venuta in mente proprio così. Vai. A Lima, che Lima ovviamente è la città più occidentale del Perù, però anche lì addirittura una sera che ero in taxi con la mia fidanzata con cui ho fatto il viaggio e a un certo punto questo taxista in città a Lima ci inizia a parlare di questa leggenda di una via di Lima che stavamo passando col taxi su una donna fantasma che ci sarebbe da 30 anni in questa stanza e ci ha raccontato delle storie assurde, tipo che ogni tot settimane, tot mesi c'è un caso di una persona che viene trovata morta al ciglio della strada, che viene trascinata giù secondo le leggende da questo fantasma ed è proprio una via in città, cioè non è una via, non so, sperduta in qualche luogo di potere strano, è proprio una via anche brutta da vedere, capito? Con quei caseggiati un po' anni 50, anni 60, un po' brutto. Ok. Però questo per dire che in questi paesi diciamo non così tanto globalizzate, anche qua si sta parlando della capitale del Perù, quindi è comunque la città più globalizzata, ma si mantiene sempre nella psiche, nell'inconscio collettivo anche di questi dei locali, anche se sono completamente integrati nella società globale, fanno i taxisti, comunque ci credono molto ancora a queste cose, capito? Non lo raccontano Fantastico. prendendo in giro appunto chi crede in queste cose, anzi sono molto attenti e ti chiedono anche a te turista di stare attento a queste cose. Fantastico, fantastico. Ok, però tu hai nominato proprio un viaggio in Indonesia, che era una Mm. cosa che mi incuriosiva non poco, effettivamente. E, perché tu sei stato lì e ho avuto un viaggio come non propriamente organizzato dall'Alpitour, perché ho letto No, il no, tuo assolutamente. resoconto ed è stata una cosa assurda che molta gente non farebbe anche solo per la Ah sì, scomodità di assolutamente. viaggiare nella foresta pluviale indonesiana, ragazzi, ok? Mm. Nel profondo della foresta per vedere queste misteriose strutture megalitiche antropomorfe chiamate Patung, in un'isola dell'Indonesia. Vabbè, è un arcipelago in effetti di Sì, si chiama tantissime isole. Sulawesi quest'isola, sì. Ok, questo è stato uno dei tuoi viaggi più difficili proprio dal punto di Sì, sì. vista... Dal punto di eh, vista fisico, nel senso che servono molte energie per fare questo tipo di viaggio, ma anche organizzativo, perché tu devi pensare che
un conto è se si parla di Bali o ancora di Giava, però Sulawesi è un'isola che non è ancora toccata dal turismo in maniera Mhm. significativa, quindi tu arrivi a Sulawesi e chi parla inglese effettivamente è una persona su 1000, su 10.000, Ok. soprattutto se vai nella giungla, capito? L'unica persona che io ho trovato che parlava inglese, che poteva farmi da tramite, ecco, con i locali per visitare questo sito, era comunque la persona più occidentalizzata, diciamo, di quel posto. Mi ha messo in contatto per visitare questi megaliti nella giungla. Serve trovare un contatto che abbia una motocicletta, che bisogna passare da 5 ore di giungla in motocicletta perché non ci sono strade. Mm. Ovviamente non si può andare né con le jeep né con le macchine, bisogna salire sulla motocicletta di un tizio che ti porta e ci mette 5 ore passando in tutta la giungla. Insomma, è veramente impegnativo dal punto di vista fisico, però appunto anche dal punto di vista organizzativo. Tu conta che una volta che ho salutato il mio contatto, questo non parlava una parola di inglese, non parlava ovviamente una parola di italiano, e quindi tutti i 3 giorni che sono stato nella giungla a vedere questi siti è stato il modo, insomma, di intenderci solo gesticolando, capito? Facendo capire. Straordinario. Però il Io- sito valeva veramente la pena di essere visto. Questi megaliti, se volete cercarli, si chiama i megaliti della Bada Valley, e io ho pubblicato un reportage su Axis Mundi. Sono veramente strani perché innanzitutto hanno una forma che io definirei xenomorfa, come ho fatto appunto nel mio articolo, perché hanno Mm. questi aspetti strani, sono antropomorfi, però sono anche un po' xenomorfi, appunto, cioè non sono degli esseri umani veri e propri, sembrano un tipo degli ibridi, insomma, con delle teste Sì. enormi. E la cosa particolare è che sono stati trovati dagli olandesi nel 1914 e per secoli e secoli erano stati dimenticati dalla popolazione locale, tanto è vero che la popolazione locale non ha delle testimonianze, bravissimo, non ha Sono delle questi. testimonianze. Sì, questo qua è alto quasi 5 metri. Poi gli altri, Wow. alcuni sono dentro la terra in orizzontale, altri sono in verticale, sembra che siano legati una sorta di sacrifici, addirittura alcuni dicono umani in relazione con lo spirito del riso, quindi di culti di fertilità. Però la cosa che ti dicevo che è interessante è che i locali, fino a che gli olandesi non li tiravano fuori dalla giungla, non li conoscevano. Non c'è una tradizione locale che parla di chi li ha fatti, a cosa Mm. servissero. Ci sono delle leggende che pare che si siano formate dopo che gli olandesi li hanno trovati, però comunque i locali non hanno delle fonti scritte che dicono li hanno fatti i nostri antenati, e non si sa nemmeno a che epoca risalgano. Quindi Wow. è veramente un sito speciale questo, anche perché poi come tecnica di queste facce, di questi visi che vedete anche, questi bassorilievi di questi visi in queste grosse vasche, in queste due immagini che vedete, sono molto simili a per esempio il sito di Sant'Agustini in Colombia, che è dall'altra parte del mondo. Però anche all'isola di Pasqua si potrebbe dire, però un po' meno, ecco, assomigliano più a siti colombiani tipo Sant'Agustin. E i locali comunque, il locale che ho trovato io, che mi faceva un po' da cicerone di questa Bada Mhm. Valley, non li conosceva esattamente dove erano localizzati, ha dovuto chiedere in giro a quelle persone che vivono in mezzo alla giungla, che saranno 200-300 persone massimo, ecco, è una comunità piccolissima. Straordinario, veramente. Si trovano delle cose nascoste nella giungla del tutto inaspettate. Cioè, e ancora oggi, Assolutamente. nonostante abbiamo l'illusione, quando magari guardiamo delle cose tipo Discovery, di aver già scoperto tutto, c'è tutto, è tutto Mm-mm. catalogato, in realtà continuano a scoprire delle cose e di molte cose non c'è nessuna spiegazione, anche di molti, come dire, petroglifi o geoglifi che sono ritrovato nella giungla amazzonica e che tuttora non continuano a trovare e non hanno neanche bene idea di quando sono stati fatti e da chi sono stati fatti, Sì, perché sì, non esistono fonti scritte e purtroppo sono emersi anche a causa, in questo caso grazie alla deforestazione, perché prima erano invisibili, sì. però è impressionante quante cose ancora ci sono e non si ha idea di chi le abbia fatte. Però Io devo sono, chiederti io una... sono un grande, io sono un grande ammiratore del colonnello Fawcett, non so se tu lo conosci o se il pubblico lo conosce, è Parlacene, dai. un esploratore britannico che aveva dei contatti con l'ambiente teosofico, quindi con Mhm. Madame Blavatsky, eccetera. Lui fece innanzitutto un viaggio in Sri Lanka, se non ricordo male, o l'isola di Ceylon, come si chiamava al tempo, e trovò Mhm. delle tavolette
che lui, intervistando insomma i locali, aveva connesso questi miti teosofici e poi si era fissato con l'Amazzonia, aveva compiuto dei viaggi in Amazzonia dagli anni 10 al 25 anni, in cui andò con suo figlio, il suo primo figlio, e scomparve nella giungla. Lui non ricomparve più, scomparì nella giungla. E lui era convinto, adesso vi dico questa cosa, ci sarebbe da leggere tutti i libri che sono stati scritti sull'argomento. Uno l'ha scritto, il suo altro libro, Brian Fawcett. Lui pare che credesse in queste leggende teosofiche sui superiori sconosciuti, cioè questa razza superiore che dopo il crollo di Atlantide, per dire in termini teosofici, si era rifugiata nel sottosuolo, e lui sosteneva che in Amazzonia esistessero le città degli dei, che sarebbero appunto sotterranee, e lui sosteneva che i viaggi che compiva in Amazzonia li compiva in realtà per trovare queste città degli dei, al punto che scrisse a sua moglie quando partì per l'ultimo viaggio: non ti preoccupare se non farò più ritorno, vuol dire che ho trovato quello che cerco. E lui non è più Wow. ritornato e non è più arrivato nessuna comunicazione a casa, e quindi c'è stato questo mistero fino adesso per 100 anni, perché da 25 oggi sono passati quasi 100 anni e ancora non si sa che fine abbia fatto Fawcett. Ne hanno fatto un film molto bello qualche anno fa che si chiama Z Civiltà Perduta, Sì, sì, con Pattinson, l'attore di sì. Pattinson, e altri meno famosi, però è fatto veramente bene, veramente bene. Vero, 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 sì. E questa è interessante perché poi stavo leggendo ultimamente un paio di libri che parlavano proprio anche di questo, ad esempio del fatto che esistano dei resoconti fatti dai primi viaggiatori europei, in questo caso un gesuita in Mm-hmm. particolare, che andò in Amazzonia tra il 1500 credo e il 1600, forse alla fine del 1500, se non Io credo ricordo che tu ti esattamente. stia riferendo a quel manoscritto portoghese che è stato trovato dalla moglie di Fawcett, tra l'altro. Dalla Esatto, moglie. È esatto. quello di cui si parla, di una città nella giungla con la via e Sì, sì, con la sì, statua che indica col dito, sì. Questo è un esatto, manoscritto, esatto. pensa te, che ha trovato la moglie di Fawcett negli archivi del Portogallo, se non ricordo, del Brasile forse. E appunto non lo conosceva nessuno fino a che non la scopriva appunto la moglie di Fawcett, e appunto Fawcett ha fatto riferimento, lui era un membro della British National Geographical Society, e Mhm. quando dopo il suo primo viaggio in Amazzonia, che lui in realtà andò là per la gomma, per disegnare i confini tra il Perù e il Brasile, lui in realtà parlò di questa scoperta di sua moglie per corroborare le sue ipotesi, che nell'Amazzonia ci fosse stata molti millenni fa una grandissima civiltà avanzata, i cui resti si possono trovare, perché noi pensiamo che al tempo, a inizio Novecento, l'Amazzonia era stata visitata forse al 5%, forse anche Sì, 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 meno. sì. Adesso con la deforestazione, insomma, è un po' più accessibile, però ancora ci sono vaste aree che non sono ancora state, perché è impossibile Infatti, sì, sì. obiettivamente, è impossibile No, no, è visitarla tutta vero. l'Amazzonia. Cioè, hanno trovato ancora delle tribù che non avevano contatti con gli umani, e cos'è, un paio di Esatto, anni fa esatto. avevano trovato, quindi Mm-mm. cioè con gli umani, con gli altri esseri umani Sì, del mondo. esatto, Per esatto, cui, sì, sì. no, è impressionante pensare a questa cosa qua, anche perché lui, in questi libri che avevo letto, appunto parlava di questo, diceva, lui ha riferito un sacco di cose, peraltro era un gesuita, che non aveva nessun motivo per mentire o per Esatto. inventarsi delle cose, anche perché teoricamente loro erano lì non certo per esaltare queste civiltà di selvaggi pagani. È tutto il E contrario, invece, perché comunque la visione cattolica o cristiana più in generale era che queste popolazioni andavano sottomesse, educate al cristianesimo, al cattolicesimo, proprio perché erano considerati dei mezzi selvaggi senza Dio, capito? Quindi e invece questi questa, non lo erano per niente, il era fatto di riportare la impressionante. notizia di una città così avanzata nella giungla, che Sì, se non ricordo male, questo autore il gesuita che tu nomini la descriveva come una città greca, tipo una città dell'antica sì, Greca con i templi, sì, le colonne e tutto quanto, sì, sì, vuol grandi dire che strade, sì, sì, va è molto vero. in contrasto con la narrativa gesuita che appunto era messa in piedi per giustificare l'invasione, giustificare l'acculturazione, no, dei nativi al cristianesimo e tutto quanto. Assolutamente. È per questo che mi viene difficile pensare che stesse mentendo, perché non aveva motivo di scrivere una roba del genere o di inventarsi una roba del genere che era Mm-hmm. totalmente in contrasto con l'idea che normalmente, corroborata da chiesa, imperi e robe del genere, si aveva in Europa del resto del mondo, soprattutto delle Americhe. Per cui era Mm-hmm. veramente, veramente curiosa questa cosa qua. E in effetti il ritrovamento di innumerevoli geoglifi sepolti nella giungla, alcuni enormi, ma davvero enormi, perfettamente orientati secondo punti cardinali e linee magnetiche,
fa pensare che qualcuno che lì sapeva fare delle cose c'era e come, quindi chissà se scopriremo qualcos'altro, però è veramente molto interessante questa cosa. Io intanto cioè, mi sono perso qualcuno nel chat. Buonasera Will Spencer, Italianese, Selina Dead Inside. Sì, poi dicono, beh, i Patung ricordano un po' i Moai. Sì, in effetti, anche Mhm. se forse, come ha detto lui, più a degli altri siti in Colombia o in tutto il Sud America, effettivamente ci sono delle cose più simili probabilmente. Però io avevo una domanda, scusi, questa è una cosa puramente, cioè, Vai, vai. 5 ore di motocicletta nella giungla, com'eri alla fine del viaggio? A pezzi, cioè il culo a pezzi, perché lì comunque 5 ore su una motocicletta vuol dire, tu immagina la strada nella giungla, no? È tutto sali e scendi, non c'è una strada definita e quindi lì Immagino. ogni curva, ogni cosa, e tu salti su questa motocicletta per 5 ore di fila. Quindi Mamma immagina, mia. c'erano poi dei Cioè, tratti che io dovevo scendere dalla motocicletta perché era tipo in salita o magari era nel fango e quindi lì deve dare una mega sprintata e quindi vai su e dopo io lo raggiungevo e ci risalivo, però era tutto così, mamma mia. sali, scendi, salta e non salta. Però io ci tenevo molto perché comunque a Sulawesi ci capiti una volta nella vita, 2 volte nella vita se ti va bene. Io ho approfittato che ero lì, ero andato a trovare un amico che era lì per un anno per scrivere la tesi in antropologia su questi Mhm, rituali di possessione, si chiama il Reak, è un tipo di rituale giavanese. E allora a quel mhm. punto ho detto perché non vado a vedere da solo perché il mio amico era impegnato questo sito nella giungla. Io ti dico molto sinceramente, non pensavo fosse così pesante l'esperienza in maniera fisica e non pensavo che ci volesse così tanto tempo per raggiungerlo, però effettivamente ha senso perché se c'è un sito nella giungla in mezzo e non è ancora non c'è ancora turismo, insomma, è meglio così, voglio dire. Io preferisco queste esperienze anche con tutti gli sbattimenti fisici che ci sono, piuttosto che ti faccio un esempio palese, cioè Machu Picchu che ormai arrivi anche facendo a piedi tutta acqua caliente, tutta la strada, cammini 2 giorni, arrivi a Machu Picchu al mattino e c'è un posto per fare colazione che è un hotel 5 stellato che una colazione costa 150 euro. Quindi Oh. questo sì, questo Uh. per far capire come dove questi siti bellissimi e tutto quanto hanno subito una globalizzazione di questo tipo, perde un po', no? Perde un po' l'emozione. Uno si fa 2 giorni a piedi sulla ferrovia, arriva lì al mattino e poi vedi questo hotel pazzesco 5 stelle con i pullman di turisti che arrivano direttamente belli freschi e c'è, capito? Sembra Sì. quasi di andare allo stadio o qualcosa del genere. Invece io sono del parere che quando si visita un sito archeologico misterioso poi è bello anche visitarlo, certo con tutti gli sbattimenti del mondo, però comunque deve rimanere una cosa che devono fare solo chi veramente ha voglia, non tanto per vedere una roba turistica, Non per capito? andare là e farsi 4 foto per Instagram, è Esatto, un esatto, viaggio esatto. spirituale, oltre che per guardare qualcosa e fare un paio di Mm. cartoline. E Sì, sì, sì. sono abbastanza d'accordo, effettivamente. E beh, io intanto invito quelli della chat, se vogliono, a fare delle domande, ovviamente, per Marco Maculotti su quello di cui abbiamo parlato o su qualsiasi altro argomento, perché è un pozzo di scienza, ok? Io però, a parte questa cosa, poi torneremo anche ad altri argomenti, però volevo farti una domanda in particolare. Io, il primo almanacco del mistero che ho fatto qua sul mio canale Twitch era a tema alieni, ok, alieni, UFO e Mhm. cose del genere. E io in quell'occasione, con gli altri miei due invitati, parlai un po' della teoria parafisica, che io conoscevo già in parte, anche perché in realtà è una cosa sulla quale avevo riflettuto anche io stesso, ma ho approfondito anche grazie a te. Leggendo i tuoi articoli, seguendo le tue live, e poi mi hai aperto la mente, e quindi Jacques Vallée, vai a leggere libri e cose, resoconti e articoli. Allora, in riferimento a una notizia che è ritornata a far parlare di sé nel web pochi giorni fa, su questo tizio che afferma di aver scoperto, perché ha scartabellato tra le fonti nascoste, che l'esercito statunitense avrebbe ucciso in Afghanistan nel 2002, quando erano impegnati subito dopo l'11 settembre, un essere gigantesco, alto più di 4 metri, da loro chiamato il gigante di Kandahar, fondamentalmente, e che sarebbe stato chiaramente un gigante 4 metri, non era certamente un essere umano, un essere soprannaturale, da qualcuno definito un Nephilim, di biblica memoria, ok?
Poi ovviamente questa cosa è tornata a far parlare di sé nel web, perché ultimamente un sito che diciamo smonta bufale ha chiesto all'esercito degli Stati Uniti: ma è vera questa roba? Smentitela definitivamente. L'esercito degli Stati Uniti ha detto: non esiste una documentazione in merito. Non è Mm. una cosa cioè, per me non ha molto senso chiedere a queste persone smentitelo o meno. Se anche No, l'avessero infatti, fatto, perché non lo l'avrebbero detto a smetterebbero. nessuno. Infatti, sì, quando succedono queste cose c'è da anticipare. Intanto ringrazio Nector e la moglie fantasma degli apprezzamenti, vi ringrazio. Comunque stavo dicendo che quando succedono queste cose, evidentemente, pensiamo a X-Files. X-Files ovviamente è un'invenzione, Certo. però non credo che sia così tanto un'invenzione, nel senso che quando ci sono dei casi del genere, non credo che non mettono il top secret, credo invece che non possono parlarne in giro sui giornali di queste robe. E lo dico che Direi proprio... io non sono un Sì, sì. ammiratore di Biglino o della teoria degli antichi astronauti, però nonostante ciò riconosco che ci sono nella storia, soprattutto chi avrà letto Il mattino dei maghi di Berger e Paules, magari si ricorderà qualche caso. Comunque la storia anche contemporanea del Novecento o degli ultimi decenni, insomma, spesso ci sono delle cose che non escono chiaramente sui mass media, sui giornali, però informandosi, unendo qualche puntino, si scopre qualcosa di più. E riguardo a questa storia del Nephilim o del gigante, ecco, trovato in Afghanistan, effettivamente non c'è né conferma né niente, però c'è una cosa interessante, vale a dire che quando qualche mese fa credo che fosse Assange, cioè il Sì, Wikileaks ha leakato, ecco, delle email dei Dem, quindi di Obama, di Clinton, di Podestà e via dicendo. Hanno trovato delle mail che facevano riferimento a una supposta tomba di Nephilim in Afghanistan, e sono sì. delle mail molto brevi, quasi dei telegrammi, che però insomma fanno pensare, perché l'idea che la Clinton, perché era della Clinton queste mail tra l'altro, mandi Sì. un'email insomma della gente altolocata come lei nella politica per parlare di una tomba di Nefili in Afghanistan, ecco, Sì. è quantomeno no? Curioso. Di sicuro non è una cosa che si leggerebbe sui mass media o si sentirebbe a telegiornale, In però ci sono effetti. queste mail effettivamente, quindi Sì, è e vero. sono vere, e non è una bufala, occhio, perché io sono molto attento alle bufale, perché queste mail si possono leggere sul sito governativo della NASA, che appunto è stato, ci sono dei documenti che sono stati appunto leakati dal sito della NASA e sono stati ripubblicati da Wikileaks in questi archivi, ecco, cioè Assolutamente. sono proprio La... tutti i la dati. moglie fantasma cita proprio una di quelle mail in cui una delle entourage della Ecco, è Clinton bravo, la parlava tomba. dell'apertura della tomba di Gilgamesh Bravo, addirittura. sì, sì, la Sì, tomba di sì. Gilgamesh, e un'altra email connessa a questa parlava della tomba di Nephilim, quindi si legava il Nephilim al Gilgamesh, che come sappiamo è quel mito babilonese, no? Sì, Che forse è il libro più famoso della tradizione mitica babilonese, che appunto ha una serie di racconti come quello del diluvio, come la ricerca della pianta dell'immortalità, che poi vanno no, a ispirare anche la Bibbia sotto molti aspetti, ecco. sì, sì, effettivamente. Se uno legge quello dice, vabbè, però forse qualcuno che parla degli antichi popoli, degli antichi astronauti, Mm-hmm. dopo tutto qualche ragione ce l'ha, perché ci Mm-hmm. sono contenute una serie di cose incredibili. E in effetti quelle mail erano davvero strane, anche perché uno dice, vabbè, Mm. metti anche che queste persone si interessino di archeologia. Poco probabile, perché non è persone che si occupano di quello, è gente dello staff governativo. Che Esatto. senso ha che si scrivano cose del genere? E se fosse un codice, di che diavolo stavano parlando? Che È anche difficile. quello, cioè, ma È perché? È una difficile roba che sia un assurda. codice, proprio perché c'è la parola Nephilim e la parola Gilgamesh che sono connesse. È molto strano trovare due termini del genere che si rifanno a una tradizione ben definita, mitica. No, è difficile Sì, che sia un codice, ecco. il compagno di Gilgamesh non aveva molto di mano Sì, dalle sì. descrizioni come se fosse un uomo Ma bestia. è come Sì, l'Esaù sì. dell'Antico Testamento. Ecco, l'Esaù dell'Antico Testamento sembra la versione ebraica del fratello di Gilgamesh. Enkidu mi sembra si chiami, adesso vado a memoria, dovrebbe Andiamo essere a memoria. Enkidu. Qua dice, Nector dice proprio oggi sotto al Dave di Michelangelo parlavo dei giganti, non spesso se Golia fosse effettivamente un gigante di 3 metri o fosse una persona alta più di 1,80 m che rispetto all'altezza media dell'epoca era un colosso.
Allora, io se vuoi posso dirti quello che penso io. Io sono, Prego. come ho già detto, vado molto, insomma, molto attento a legare queste leggende a antichi astronauti, alieni, queste robe. Però effettivamente nell'Antico Testamento si parla di popolazioni di giganti, anzi proto-umanità di giganti, esattamente come nella tradizione messicana o peruviana, in Esatto, cui si parla esatto. delle epoche precedenti alla nostra, e anche per esempio i greci parlavano dell'età del bronzo con gli Atlantidi, che erano visti come una sorta di titani, di giganti, e idem nell'Antico Testamento c'è una serie di nomi di popolazioni proto-umane, insomma, che avrebbero anticipato gli ebrei nel territorio poi che gli ebrei hanno occupato, e si parla proprio nell'Antico Testamento questo, di ritrovamenti di letti enormi, di armi enormi, e via dicendo. Quindi Sì. poi Anche qua nelle dipende un leggende dei po'. nativi americani poi si Ah, sì, parla di assolutamente, giganti. sì, 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 Che addirittura ci assolutamente. fosse un grande regno dei giganti nel Nord America, che potrebbero essere, secondo alcuni, i creatori di alcuni dei geoglifi più grandi, come il Dei Serpent mound anche, Mound. sì, dei Esatto, mound, esatto, i mound builders, cioè questo è un esatto. argomento che nel 1700 e nel 1800 era molto in voga, addirittura Lincoln, Washington, presidenti dell'America scrissero dei testi sui mound builders. Era un argomento che forse adesso ci può sembrare strano immaginare Biden che parli di queste robe o Trump che parli di queste robe, però dobbiamo immaginare al tempo questi presidenti americani, i primi, che al tempo l'America era ancora una zona ignota, insomma, e trovarsi questi grandi mound, che poi sono identici a quelli irlandesi, per esempio, no? Sì, A quelli scozzesi, quindi c'è un collegamento anche geografico, però anche proprio come sono fatti, ed effettivamente per decenni e decenni i nativi americani hanno detto questi nelle nostre leggende non li hanno fatti i nostri antenati, ma li ha fatti questa proto-umanità di giganti bianchi, dicevano loro, di pelle bianca e dai capelli rossi che ci hanno anticipato. Ed è anche curioso appunto vedere come queste leggende di giganti in tutto il mondo siano sempre connessi a questi capelli rossi. Tanto è vero che ancora ci sono dei modi di dire o delle credenze che fino ancora all'inizio del Novecento o i primi decenni del Novecento erano ancora vivi in Italia, per esempio in Europa, anche sui capelli rossi. C'è una persona con i capelli rossi veniva considerato legato al diavolo, no? Legato a Satana. Ecco, sì. io credo che queste superstizioni, ecco, siano un po' i residui, ecco, che sono rimasti di queste antiche conoscenze che stanno un po' tra la storia e il mito. Non si riesce a Sì. distinguere bene fino a che punto finisca la storia e il mito. Sono molto molto diffuse perché anche nell'antico Egitto si parla di una stirpe di persone dai capelli rossi. Quindi Mm-mm. è una cosa che è diffusa in tutto il mondo. Peraltro io vengo dalla Sardegna dove ci sono le famose tombe dei giganti, non per niente. Quindi è veramente il mito di questa grande civiltà o comunque di questi esseri, questi popoli di giganti che precedenti alla nascita della vera e propria civiltà umana sono diffusi veramente in tutto il mondo e col fatto che ultimamente anche le effettive corroborate e accettate dall'archeologia ufficiale scoperte sulla retrodatazione di molti mound americani sia del nord che del Sud America che andrebbero retrodatati addirittura di decine di migliaia di anni, quindi molto prima quando secondo l'archeologia ufficiale c'erano arrivati gli uomini, farebbe pensare che queste cose siano state create veramente da altre persone, da popolazioni che sono del tutto scomparse, non abbiamo idea di chi fossero, ma hanno fatto qualcosa, hanno Tanto è lasciato vero, qualcosa. tanto è vero che anche i nativi americani non si avvicinavano a questi siti, e la stessa roba si riscontra pure in Perù, per esempio, quando si parla delle tombe dei gentili. Gentili è la Mhm. terminologia, diciamo, post-coloniale, da quando appunto c'è stata la colonizzazione degli spagnoli. Gentile era il termine che si utilizzava nell'Europa del tempo per indicare i pagani, quindi coloro che ancora non erano stati non erano ancora stati cristianizzati, ecco. E quindi nelle leggende peruviane i gentili erano questi giganti che abitavano il Sud America prima dell'uomo attuale, ecco. Ed effettivamente che sia in Nord America che in Sud America i locali, cioè i nativi americani, i nativi peruviani, si stanno a dovuta distanza da questi siti perché pensano che siano imbevuti di un'energia negativa, maligna, e Mm. addirittura pensano che le ossa dei giganti che sono appunto
sotterrati in questi mound, in questi posti, in determinati notti dell'anno escano e addirittura questi Wow. spiriti prendano forma nuovamente. Sono quelle leggende che ricordano molto anche quelle britanniche sui megaliti, che di notte prenderebbero forma antropomorfa, ballerebbero. Ancora una volta bisogna sottolineare come leggende simili si trovino nelle Americhe, in Europa, in Indonesia, ovunque. Già, Sono estremamente simili in tutte le zone del mondo, ecco. E c'è sempre un tabù, come se appunto questi siti non appartenessero alla civiltà attuale, anche all'ambito sacro di quella civiltà, ma anzi una civiltà superiore, precedente, e quindi in un certo senso anche pericolosa da affrontare. No, da metterci le mani, infatti quei posti lì certo. sono off limits. Tra l'altro questa cosa poi nei racconti di Lovecraft, di Machen, di altri Mhm. autori della letteratura horror e fantastica si ritrova questa idea, tra l'altro anche nel racconto che Lovecraft ha scritto ambientato in Nord America, nel Mound in Nord America, eccetera, proprio si dicono queste leggende con i nativi che non vogliono mai avvicinarsi a questi luoghi, hanno paura di avvicinarsi a questi luoghi. Lovecraft non si era inventato queste cose, era un appassionato di leggende, era un appassionato di miti e anche di diari di viaggio, quindi lui leggeva tutti questi diari di viaggio degli esploratori britannici della sua epoca e poi ovviamente Chiaro. nascevano i suoi racconti da questo. Assolutamente sì. E proprio partendo da questo, volevo che tu parlassi un pochino, perché io avevo introdotto l'argomento, ma tu sei un vero esperto della teoria parafisica, cioè Mm-hmm. il fatto che molti fenomeni, ad esempio legati oggi come oggi all'ipotesi aliena, a questa nuova religione, questo nuovo mito degli alieni, abbiano in realtà connotati quasi identici o in molti casi sovrapponibili a quelli che un tempo sarebbero state leggende legate alle fate. Nel senso Assolutamente sì. più generale del termine, Fadis qui, Sì, sì, i sì. kami in Giappone e cose di questo genere. Esattamente, sì, sì. Allora, innanzitutto c'è da dire che come tutte le altre teorie su questi fatti, ovviamente che sono difficilmente spiegabili, molti non lo accettano, nel senso dicono l'astronave aliena è ben fisica, queste esperienze sono fisiche, non sono astrali, e via dicendo. La questione secondo me è un po' più complessa, nel senso che ci sono delle esperienze che possono sembrare fisiche fino a un certo punto, però in realtà avvengono in una dimensione altra, come per esempio possiamo pensare alle paralisi nel sonno, è il tipico Mhm. esempio che io ho trattato in uno studio su Axis Mundi, e anche nelle paralisi del sonno si parla di esperienze molto simili alle abduction aliene, cioè con delle ombre oscure che escono la notte, che ti immobilizzano in qualche modo, che ti fanno delle operazioni strane. Ecco, tutto questo corpus mitico sugli alieni, di questo mito moderno degli alieni, sulle abduction, sul missing time, cioè che rapiscono le persone, stanno via delle ore, e poi il personaggio che è stato rapito si dimentica cosa è successo in queste ore, oppure anche la questione dei changeling, cioè i bambini rapiti dagli alieni o gli ibridi che sulle astronavi rapiti vedrebbero, che appunto nascerebbero dall'unione, diciamo così, un po' fisica, un po' astrale. Qua è come con le fate, non si capisce bene quanto l'unione carnale sia effettivamente carnale stricto senso oppure sia qualcosa di più labile. Però comunque sta di fatto che come un tempo si diceva queste robe delle fate, dei ferizi, degli gnomi, dei troll, di tutte queste entità, sembra che almeno la mia ipotesi presa da Jacques Vallée e John Keel è questa, che col passare delle epoche queste esperienze liminali che afferiscono a dimensioni altre, giustamente sono influenzate dal background di ogni epoca, quindi è chiaro che nel 700, nell'Ottocento non si vedessero delle astronavi di metallo mega moderne, tutto quanto. Anche lì Assolutamente. quando si parla di avvistamenti alieni in quei secoli medievali, eccetera, si parla tipo di navi, come se fossero delle navi Sì, che vanno per mare di legno. Quindi qua bisogna distinguere tra quello che l'essere umano vive e vede in queste come posso dire, in queste esperienze liminali e quello che invece avviene. Io credo che quello che avvenga sia qualcosa di animico
e che noi riusciamo a tradurlo in immagini solo con il background della nostra epoca. Quindi se un tempo queste esperienze venivano viste come rapimenti di fate, rapimenti di fauni, Mhm. rapimenti di troll, adesso invece con ovviamente l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo vede operazioni appunto mediche molto avanzate, vede delle astronavi anche qui molto avanzate dal punto di vista tecnologico, però occhio che i topoi che ricorrono nelle varie esperienze sono gli stessi. Per esempio, il topos principale è quello della profondità, dell'abissalità. Chi viene rapito dalle fate o dagli alieni si sente come risucchiato in un tunnel e si ritrova in un Mhm. ambiente abissale che può essere o il mondo sotterraneo delle fate o tipo questa astronave al centro del cosmo, oppure addirittura anche alcune abduction aliene parlano proprio di essere stati trasportati dentro delle rocce o sottoterra. Comunque c'è sempre il Sì. topos della profondità. Quindi l'esperienza secondo me è animica. Quello che poi il nostro cervello, i nostri occhi traducono, da lì nascono poi le leggende, il folklore e tutto quanto. Però ecco, io credo che queste esperienze non bisogna mai vederle in senso solo fisico. È una cosa assurda obiettivamente perché ci sono delle testimonianze di rapimenti alieni che effettivamente quando la persona viene rapita gli altri che sono con lui non vedono nulla di tutto ciò, non vedono l'astronave che lo preleva. Ci sono anche dei casi che io ho trattato in un articolo che sono dei casi trattati da un tale David Paulides in America, è stato 30 anni nell'FBI, lui li chiama Missing 411 perché i Sì. primi casi che lui aveva trovato ascrivibili a questo stato delle cose, insomma, erano 411 e si tratta di sparizioni inspiegabili in parchi nazionali. Ora, se si vanno a studiare tutte queste sparizioni, si vede che ci sono dei topoi ricorrenti come la sparizione delle persone vicine ai corsi d'acqua, dove Mhm. secondo i nativi americani che vivevano nella zona, in queste aree di parchi nazionali, parlavano di spiriti che vivevano nelle acque e che rapivano i bambini, rapivano le persone. D'altra parte la casistica di bambini scomparsi è enorme e qua stiamo parlando non di bambini che vengono lasciati soli per delle ore e spariscono, ma di bambini che stanno camminando magari a 10-20 metri di distanza dal genitore, questo si gira all'improvviso sono scomparsi e alcuni non ricompaiono più, alcuni ricompaiono a distanza di giorni e a distanza anche di, non so, 100, 200, 300 chilometri e sono Sì. completamente sani, non hanno un graffio, se è piovuto non sono zuppi d'acqua, è come se in quei 2 o 3 giorni siano stati in Da un'altra un'altra parte. dimensione, esatto, e poi siano ricomparsi all'improvviso come se appunto in questa altra dimensione siano stati pochi secondi, pochi minuti, quindi sono delle Sì. casistiche estremamente strane che però appunto ricordano da molto vicino quelle del folklore antico, Sì, tra medievale. l'altro la moglie fantasma cita un caso in particolare legato ai 411 dove la spiegazione tirata fuori Ma non è così. dalle persone del posto fu che era stato rapito ai leoni di montagna, solo che avevano trovato una scarpa completamente pulita, Sì, il allora ci maglione sono che indossava il bambino che era rivoltato al contrario, non era rotto, non era allora, graffiato. su questo vorrei dire un'altra cosa perché effettivamente è molto interessante. Nel Vai. folklore europeo, e Mhm. intendo non solo britannico ma anche italiano e greco e via dicendo, anche dell'Europa meridionale, insomma, si dice che quando, per esempio, pensiamo al Munacello, il Munacello è uno spirito appunto del folklore meridionale, dell'Italia Sì. meridionale, che aggredisce la persona nel sonno, tipo, e Mhm. gli preme sul petto. In tutte queste leggende di fate, di Feris, del Munacello pure, si dice che per sconfiggerlo, per liberarsi di lui, bisogna girare i propri vestiti al contrario. E questo è molto interessante, Vero, vedere che in vero, bambini che scompaiono, che ovviamente non possono avere conoscenze folcloriche del genere, spesso assolutamente. quando scompaiono hanno i vestiti al contrario. E invece quando trovano il cadavere, trovano il cadavere morto, appunto quando trovano la persona morta, non hanno girato al contrario. Quando sono girati al contrario, di solito sono vivi. Questa è una cosa molto interessante secondo me. È come se in questa altra dimensione, o queste altre dimensioni, perché potrebbe essere più di una, è come se ci fosse dei funzionamenti diversi rispetto alla nostra dimensione, quasi come se fosse un videogame, io dico a volte. Determinate Mm. azioni rituali causano determinati effetti e viceversa. Comunque ci sono tutti questi missing 411 studiati da Paul Heitz, ci sono tantissimi casi che ovviamente non possono essere
imputati animali selvaggi come leoni di montagna e via dicendo. Per esempio, un cadavere venne ritrovato su un albero, su un cucuzzo della montagna, in alto, cioè è impossibile che il leone di montagna fosse riuscito a buttarcelo su, o un orso o qualunque cosa. Addirittura ci sono dei casi in cui le persone scomparse vengono viste scomparire all'improvviso, e sul posto, come se il corpo sparisse all'improvviso, rimangono solo alcuni vestiti, tipo le scarpe, l'orologio e comunque tutti quegli oggetti di ferro. Ora, nelle leggende del folklore celtico si dice che le fate hanno un'avversione totale Sì, per il metallo, per il per il ferro ferro. puro soprattutto, È sì, è vero. curioso il fatto, è curioso il fatto che quando queste persone scompaiono rimane sempre qualcosa di ferro. Se le scarpe hanno una parte di ferro rimane la scarpa, l'orologio rimane perché è di metallo e via dicendo. Insomma, ci sono molti collegamenti da non sottovalutare. È vero, è molto curioso. Metti sempre un indumento al contrario, dice Lina Dead Inside, sua madre continua a dirglielo perché funziona contro il malocchio. Vedi, sì, esatto, esatto. È vero, è la cosa sorprendente se uno ci pensa, soprattutto quando si ha a che fare con persone così tanto esperte di folklore di tutto il mondo, e quante incredibili, a nostro parere, similitudini ci siano tra il folklore e leggende di paesi apparentemente lontanissimi. Cioè il fatto che i mound del Nord America siano identici nella costruzione a quelli che si trovano in Irlanda e non li abbiano fatti le stesse persone, almeno in teoria, non se li hanno fatti in tempi recenti come si credeva all'inizio, sembra incredibile, eppure lo fanno. E anche le conoscenze astronomiche e a volte anche apparentemente di geomagnetismo che dovrebbero aver avuto queste popolazioni per rendersi conto che uno specifico luogo aveva delle energie orientate in una certa direzione e quindi bisognava costruire le cose in una maniera molto particolare. Cioè è una roba che se uno ci pensa dice ma come facevano a sapere queste cose se veramente pensiamo che era gente che non aveva né la ruota né il martello, non scriveva. Come facevano a fare questi calcoli? Come facevano a sapere che orientando in quella maniera un mound che è lungo 110 metri ha un minuscolo foro che si allinea esattamente con il solstizio in un unico giorno dell'anno quando sta esattamente a quell'altezza? È una roba incredibile. Se uno ci pensa, vabbè, quello che succede nell'Angkor Wat, lo stesso, l'allineamento che c'è al centro, è una roba pazzesca. Quando io ci penso a queste cose qua, mi chiedo, ma veramente, come facevano a sapere queste cose? Beh, Come un popolo che hai fatto teoricamente non bene. aveva la scrittura. Bravo, hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché tu nomini Angkor Wat e spesso quando si parla di luoghi sacri orientati astrologicamente, appunto si parla di templi di civiltà, diciamo così, avanzate, quindi templi in roccia, geometrici e via dicendo. Invece, se si vanno a studiare tutti, ovviamente, i siti famosi come anche Stonehenge, come Newgrange in Irlanda, tutti quei long barrow, cioè quelle tombe a corridoio che ci sono in Irlanda, e poi quei mound che si trovano uguali in Nord America, oppure anche in Siberia si trovano dei luoghi sciamanici di potere Vero? che sono definiti dagli etnografi anche qui come se fossero dei luoghi di sepoltura, ma la mia impressione è che originariamente non fossero solo luoghi di sepoltura. La sepoltura era funzionale a qualcosa, e questo qualcosa era l'unione degli spiriti degli antenati e dei vivi della tribù in un rapporto sottile con le stelle, un rapporto astrale. La mia ipotesi sulla somiglianza di determinati luoghi di potere in Nord America, in Europa e nell'Asia settentrionale, cioè in Siberia, è che appunto siano da riferirsi a una civiltà antica che è quella che noi chiamiamo sciamanica. Queste popolazioni che erano nel nord del mondo, cioè il circolo, sotto il circolo polare artico, nella zona subartica, sia in America che in Europa che in Siberia, troviamo questa fascia settentrionale in cui troviamo tutti sti mound, astrologicamente orientati. Non è da sottovalutare, anche perché, come sappiamo, gli amerindi non sono altro che dei siberiani che hanno sorpassato lo stretto di Bering quando era ancora camminabile, no? Quindi non è così assurdo pensare che questa conoscenza sacra, anche geomantica, fosse da inquadrarsi come propria di
un'umanità molto antica che abitava tutta la fascia subartica, sia in America che in Europa che in Siberia, e guarda caso anche se si vanno a studiare i mandala asiatici, oppure le ruote di potere amerindie, che chiamano il cerchio dell'universo, no? Anche lì divisi il cerchio diviso in quattro parti, uno di un colore diverso, le direzioni con determinati spiriti per ogni direzione, estremamente coerente in America, in Europa e in Asia. La visione del mondo, e del mondo nel senso della terra, no? E dei siti sacri, però vista come immagine specchiata del cosmo. Quindi quando troviamo questi mound a forma di serpente, a forma di animali, a forma di entità zoomorfe, antropomorfe, eccetera, è sempre un rimando alle stelle. Pensiamo anche a Nazca in Perù, che io ho visitato, le famose strisce di Nazca. Anche loro fino al 1910 o 20 non erano state mai studiate, e l'archeologa tedesca, di cui purtroppo adesso mi sfugge il nome, è stata la prima a ipotizzare che avessero una relazione con un culto astrale, quindi con le costellazioni, e che fosse tipo una sorta di percorso sacro che la tribù doveva appunto per cui la tribù doveva camminare in tutte le tappe, come toccando le costellazioni in determinate date sacre, insomma, dell'anno, solstizi ed equinozi, parliamoci chiaro. Sì, anche queste cose scoperte per caso sono veramente molto interessanti, perché cioè, nessuno si ricorda, nessuno dell'Occidente sapeva dell'esistenza di quella roba. Arrivi lì per caso, li vedi dall'alto e scopri che cosa esiste. Una Via Crucis ante Jesus. Infatti stavo leggendo e stavo pensando anche per esempio il cammino com'è che, Di di Compostela, Compostela, il cammino di sì. Compostela, pare che sia molto più antico del cristianesimo, si rifà addirittura ai tempi dei Celti Iberi, antichissimi, parliamo del 3000-2000 a.C. quantomeno, e sembra che sia coerente con tutti quegli altri siti in Francia, per esempio in Irlanda, collegati da queste cosiddette ley lines, cioè queste linee Sì, di potere energetiche che seguirebbero i corsi d'acqua, che appunto unirebbero tutti i vari siti megalitici, queste colline fatate, tutto quanto, e tra l'altro su molti di questi siti sono state poi edificate le cattedrali gotiche, esatto. esatto, i templi e tutto quanto, sì, sì, sì. Assolutamente. Lungo tutto il cammino di Compostela hanno soppiantato vecchie strutture Sì, sì, megalitiche e ci hanno costruito esatto. sopra delle chiese. Esattamente, Esisteva già sì. da molto tempo, in effetti esistono prove per cui sì, è molto più pagano di quanto la Chiesa non vorrebbe. Mm-mm. E sì, effettivamente sì. E una delle cose di cui hai parlato spesso anche nei tuoi articoli è proprio questa. Ad esempio, questa opera di rimozione degli antichi culti, diciamo, chiamiamoli pagani, e la loro demonizzazione che è stata attuata dalla Chiesa cristiana man mano che ha preso il piede. Parliamo solo dell'Europa, poi ovviamente è una cosa che hanno applicato anche Chiaro, sì, sì, all'America e a sì, tutti i paesi chiaro. che gli occidentali hanno conquistato, soprattutto quelli dove sono stati molto a lungo. Però Mm. è quello che hanno fatto, cioè loro hanno preso tutto ciò che era precedente, gli antichi culti pagani di ogni genere possibile e immaginabile, da quelli greci, Pan e Esatto. quant'altro, a quelli che Mm. hanno incontrato più in là e li hanno trasformati in demoni. In un modo o Ecco, nell'altro li allora, hanno trasformati in c'è demoni. da dire che quello che sono riusciti a cristianizzare l'hanno cristianizzato. Voglio dire, Imbolc, la festa celtica delle luci, è diventata la Candelora cristiana. Samain è diventata la festa di ogni santi e di tutti i morti. Il solstizio d'inverno, Iule, è diventato il Natale, e via dicendo. Alcune personalità divine spirituali sono diventati santi che non sono mai esistiti in realtà. Ci sono delle chiese fondate con dei nomi di santi che non sono mai esistiti, poi si fa a studiare l'etimologia del nome del santo e si scopre lo spirito che governava il luogo di potere precedentemente al cristianesimo. Geniali. Quello che non sono riusciti a cristianizzare l'hanno demonizzato necessariamente, perché gli dei delle religioni precedenti che non riesce ad assorbire
nella religione tua, diventano per forza degli antagonisti, diventano dei demoni, quindi tutte quelle leggende sui satiri, sui fauni, sulle fate e via dicendo, sono state, ecco, sulle fate ci sarebbe qualcosa da dire, nel senso che io penso che le apparizioni mariane cosiddette siano in realtà qualcosa di molto più profondo e che va appunto, che su questo sito un articolo, se volete leggere su Axis Mundi, si chiama Apparizioni mariane e dame bianche, ecco, perché in ambito celtico, quindi francese, britannico e anche nord italiano, c'era questa tradizione delle dame bianche, queste entità femminili di bassa statura che apparivano in forma di spiriti in determinate grotte, in determinate fonti, sorgenti d'acqua che venivano considerati con poteri guaritivi, e ci accorgiamo ovviamente che dove sono stati fondati i santuari mariani, sono stati fondati sempre dove c'è una fonte guaritiva, pensiamo a Lourdes, pensiamo a tutti questi siti mariani, ma anche la grotta, cioè la Madonna appare nelle varie apparizioni, innanzitutto in questa forma minuscola di dama bianca proprio, e appare dei bambini, e poi appare in questi ambienti, con grotte, sorgenti sacre, e io questo tema l'ho trattato anche con riguardo a Giovanna d'Arco, perché Giovanna d'Arco, come magari saprà chi si è interessato al personaggio, è nata innanzitutto in un paesino in Francia che era famoso per queste apparizioni in un albero, appunto, presso un albero e presso una fonte sacra di queste dame bianche. E poi addirittura lei le sentiva fin da bambina queste voci, che praticamente l'hanno guidata tutta la vita nella sua battaglia spirituale, ecco. E anche quello che lui chiamava San Michele, questa figura spirituale angelica che gli appariva di notte e come si dice, la spingeva a portare avanti la sua battaglia spirituale, via dicendo, in realtà ha delle caratteristiche che lo avvicinano al dio Lugh, cioè il dio della luce di ambito celtico, dove non a caso nelle zone di Giovanna d'Arco Lugh era molto venerato, al punto che i siti famosi di Mont Saint-Michel e di St. Michael Mount dall'altra parte della Manica, insomma, e altri mound e siti megalitici dedicati a Lugh sono poi diventati sacri a San Michele, ecco. Questo è un argomento che io tratto nel mio ultimo libro, che è dedicato al culto di Apollo, cioè l'angelo dell'abisso, che è questo qua, che ho pubblicato con Axis Mundi Edizioni, Apollo Avalon, il mito polare e l'Apocalisse, ecco. In questo libro, nel secondo capitolo, appunto, parlo dei contatti, delle connessioni tra il culto michelita di San Michele, quindi della sacra linea michelita, e gli antichi siti dedicati a Lugh in ambito celtico e ad Apollo in ambito mediterraneo, cioè quello che era il dio della luce. E infatti, se andiamo a vedere, adesso lo faccio molto breve, se andiamo a vedere questa linea sacra di San Michele, tutti i siti che ci sono su questa linea che sono in ambito celtico erano sacri a Lugh, quelli che invece sono in ambito mediterraneo come Delo, Delfi e via dicendo sono sacri ad Apollo, ecco. E poi quello sul Monte Carmelo in Palestina era sacro a Baal, che è l'equivalente di Lugh Beleno o Bel, cioè il dio della luce anche lì celtico. Anche qui c'è l'etimologia simile, Beleno, Bel, Baal. Ecco, che poi e anche quello l'hanno fatto finire male i cristiani, perché bravo, Baal adesso. bravissimo, poi è diventato un Moloch, è diventato una divinità a cui fare sacrifici infantili, molto, insomma, molto spinti anche, ecco. Ci sono dei ritrovamenti archeologici che rendono noto che dopo una certa epoca i siti dedicati al dio Baal improvvisamente si sono riempiti di cadaverini, ecco, di bambini sacrificati. Qui c'è stato un cambiamento, ecco, di segno proprio, no? Quei territori che per i cananei erano sacri al dio della luce, per gli ebrei sono diventati sacri al Moloch, che era una sorta di demone. Anche qui vediamo appunto come quando arriva qualcuno cambia di segno, ecco, i culti della popolazione che precedentemente era ubicata in quel posto. Giustamente, vivono come se il loro dio fosse un nemico e quindi va adorato in un'altra maniera se lo devi proprio adorare, o temuto e cose di questo genere, perché erano delle popolazioni avversarie, e la Bibbia è piena, zeppa, di popolazioni Sì. che gli ebrei avrebbero affrontato e sterminato. Quindi, insomma, era abbastanza normale, bisognava bruciare tutto e distruggere i loro dei. Quindi i loro dei diventano nemici, ovviamente. È molto interessante anche questo. Io
Non so quanto ancora puoi restare con noi, siamo qua in live da un'oretta, dimmi Vai, tu vai, se devi tranquillo. andare. Ancora un quarto Ok, d'ora posso rimanere. ok, Poi, benissimo. poi ritornerò con piacere, tranquillo, Cioè, puoi chiamarmi io prossimamente. spero, so che sei molto impegnato, cioè abbiamo tentato per mesi di fare questa live, avrebbe dovuto essere uno dei primi Purtroppo, almanacchi del mistero, poi in realtà c'è voluto un bel po', però io spero che tornerai ancora, naturalmente. certo, Però, volentieri. visto che siamo in chiusura, io ero molto interessato ai tuoi approfonditi, ne abbiamo citato qualcosa all'inizio quando hai parlato di Sebastiano Fusco, tu sei un Mhm. grande esperto di Lovecraft, ok? Studiandolo non solo da semplice lettore e amatore come me, ad esempio, ma proprio andando alle radici mitologiche, esoteriche dell'orrore cosmico di Lovecraft e di tutti quelli da cui Lovecraft ha preso a sua volta ispirazione, come ad esempio il re in giallo, il re giallo, che non l'ha scritto lui, Diciamo, adesso non mi sì, viene il nome, di Robert Chambers. Chamber. Mhm. Esatto, esatto, da cui poi Lovecraft ha tratto una parte della sua cosmogonia unendola a quello che poi lui ha creato. Mi ha Sì, sì, incuriosito molto. anche il fatto del libro maledetto, no? Sì, Il Necronomicon Lovecraftiano deriva come idea appunto dal libro giallo di cui parla Chambers nel Re in sì, giallo. Adesso se vuoi mostro anche qualche libro appunto e qualche rivista vai, che ho collaborato. assolutamente. Allora, Carcosa Svelata è il libro di cui parlava adesso eh, il Fantastico. questo è dedicato alla lettura esoterica di True Detective, però Mm, giustamente True Detective, come chi ha visto la prima stagione, questo libro sulla prima stagione, saprà, è piena di riferimenti al Re in giallo, a Carcosa, è tutta questa visione del mondo, orrore cosmico, ecco, che ha ripreso Thomas Ligotti e Thomas Ligotti ha ripreso nel suo saggio La cospirazione contro la razza umana, che poi è stato di ispirazione appunto a True Detective, e tramite Thomas Ligotti ci sono una serie di simbolismi, come quello appunto del Re in giallo, di Carcose, eccetera, che vengono ripresi, che praticamente Ligotti fa il medium e lo riprende, tramite Ligotti riprendono Lovecraft, riprendono Chambers, Ambrose Bierce, altri autori del fantastico, quindi anche se il libro è su True Detective, comunque c'è una larga parte sull'influenza della letteratura cosmic horror del fine Ottocento. Questo è una rivista a cui ho partecipato che è Studi Lovecraftiani, numero 19, e qui si mhm. può trovare il mio contributo più vasto su Lovecraft, cioè Lovecraft, la nuova Babele, la caccia alle streghe 2.0, di una quarantina di pagine in cui io analizzo la visione del mondo di Lovecraft, anche in base, anche riferito a delle cose estremamente attuali, a una situazione attuale che Lovecraft già aveva intuito a suo tempo, un secolo fa, cioè la riduzione dell'uomo a macchina, la riduzione dell'uomo a uomo senza guscio, senza anima, atomizzati in una società, capito, che non dà più valore alle differenze insite tra le varie persone. Perché Lovecraft, parliamoci chiaro, viene spesso visto da chi non lo conosce bene come un razzista, Sì, addirittura termini anche peggiori. Però non possiamo comprendere Lovecraft se non andiamo a leggere la produzione letteraria, la produzione che lui scriveva ai suoi amici. Lui ha scritto addirittura 100.000 lettere in tutta la sua vita, si pensa, una stima, ecco, delle sue lettere, e in queste lettere lui parlava di ogni sua credenza e visione del mondo, economica, religiosa, qualunque cosa scientifica, quindi si vede proprio il vero Lovecraft al di là delle semplificazioni. Sai che purtroppo nel mondo in cui viviamo oggi è facile fare le semplificazioni. Questo autore era sì. razzista, va censurato, comunque gli va messo i bastoni tra le ruote perché non può diventare famoso se aveva certe idee. Invece sta di fatto che quando si va ad analizzare autori come Lovecraft si capiscono che avevano visto più lungo di molti altri autori più moderati forse, questo indubbiamente, però anche qui il voler vedere l'orrore cosmico Lovecraftiano come semplicemente un fatto razzista, che poi ovviamente
questo fatto non esiste. Se si vanno a leggere i suoi racconti in cui molti personaggi negativi sono bianchi, anzi sono quei bianchi che hanno studiato le tradizioni folcloriche, quindi sono Quasi praticamente sempre. i Sono bianchi quelli più che che vengono corrotti. esatto. Sono quelli bianchi più che hanno studiato e che quindi capiscono queste cose, non sono semplicemente gli ultimi della società, ecco, come vorrebbe far credere qualcun altro. Poi questa è un'altra opera a cui ho collaborato su Machen, Arthur Machen, l'apprendista stregone, di Bietti Edizione, con un articolo sul grande dio Pan, il primo romanzo folk horror di Arthur Machen, e in questo articolo dimostro come, cerco di dimostrare quantomeno, come dal 1890 grosso modo alla fine del primo conflitto mondiale nell'Inghilterra vittoriana si è vissuto in ambito letterario ed esoterico una rinascita dell'archetipo di Pan. Questa cosa si comprende bene se si legge anche il saggio di Pan di James Hillman, che fa capire come gli antichi dei non sono mai morti, ma sono stati in qualche modo rinchiusi nell'inconscio e sono pronti ad uscire quando poi non stanno più nell'inconscio, cioè devono uscire necessariamente perché sono stati sottomessi e nascosti troppo a lungo, no? Quindi questa rinascita del personaggio di Pan nella letteratura inglese dopo il romanticismo, perché nel romanticismo c'era questa visione arcadica di Pan, e invece con il grande dio Pan di Machen, Pan diventa il demone che era anticamente, il demone del mezzogiorno che fa impazzire le persone perché svela quello che c'è dietro il velo, e sono dei ragionamenti esoterici che poi, come sappiamo, Machen andrà pure nella Golden Dawn con William Butler Yeats, con Bram Stoker, alcuni dicono con lo stesso Aleister Crowley, quindi ci sono, e anche con Algernon Blackwood, che è un altro autore del fantastico. Questa è un'altra opera a cui ho collaborato, oltre il reale, appunto, che io ho trattato il saggio su Arthur Machen ancora una volta, mettendone in risalto le influenze del folklore celtico, appunto, sull'opera machiniana. In questo libro pubblicato da Gog Edizioni nel 2020 ci sono 5 saggi di 5 autori, il mio su Machen e gli altri su Lovecraft, Gustav Meyrink, Clark Ashton Smith e Tolkien, che è il più famoso probabilmente Sì, sì, dei beh, 5. per gli amanti della letteratura weird e del fantastico come me sono famosi tutti quanti, naturalmente, però sì, è vero, Tolkien è il più famoso di tutti. Però Poi no, sì, ancora, e poi ancora consiglio queste due riviste a cui ho collaborato a chi volesse approfondire Myrink. grande Questa è una autore anche rivista lui. di Diagon Press, grande casa editrice che sta pubblicando tantissimi libri inediti di questo tipo di letteratura. Questo su Myrink e questo su Machen. Ancora una volta qui su Machen c'è un mio larghissimo contributo, sempre sull'influenza del folklore celtico, però diverso dall'altro. Quindi sono due saggi differenti, non è lo stesso saggio, ecco. Ok. No, beh, allora io sono... ho un'ultima domanda prima che tu debba andare perché mi rendo conto che è tardi. Cioè, per quale motivo, secondo te, dalla seconda metà del 1800 in poi, fino, diciamo, alla prima metà del 1900, c'è stata proprio in quel momento questa esplosione, questa rinascita, questo ritorno di questo genere di letteratura? Perché l'orrore cosmico proprio in quegli anni? Com'è che andarono a riscoprire i primi romantici, gli ossianici e poi i grandi maestri del fantastico dell'epoca tutte quelle cose, ma non in una prospettiva cristiana, i soliti, come erano descritti, ma in quella maniera. Perché in quell'epoca è successo? Adesso ti spiego la mia ipotesi che ho appunto avanzato in Carcosa Svelata. La mia Mhm. ipotesi è che sia avvenuto proprio in quel periodo storico, perché in quel periodo storico si è scoperta non la geologia, come dire, gli scheletri dei dinosauri, insomma, la geologia, nel senso si è scoperto che la Terra non aveva semplicemente i 6.000 anni canonici che diceva l'Antico Testamento, ma ne aveva milioni e milioni, se non addirittura miliardi. Quindi la visione dell'uomo come era precedentemente a questa scoperta e da come invece diventa dopo cambia sensibilmente. No, Mhm. calcolando che l'uomo esiste, al tempo non si sapeva nemmeno che l'Homo sapiens esiste da 100.000 anni, ma si pensava da poche migliaia di anni, da 3.000-4.000 anni, e l'idea che per milioni o addirittura miliardi prima dell'uomo c'è stato tutto un altro cosmos senza che l'uomo esistesse effettivamente
secondo me ha spinto molto questa cosa dell'orrore cosmico e dell'horror vacui, cioè dell'orrore del vuoto, e questa idea che comunque cambia sensibilmente l'idea che prima tutto il cosmo era antropocentrico, cioè esisteva in funzione dell'uomo e della sua realizzazione spirituale, e poi Mhm. invece improvvisamente si scopre che il cosmo in realtà ha miliardi di anni e l'uomo non è che, come dice Lovecraft, un granello insignificante nella storia del cosmo. E quindi da qui, anche connesso poi con le teorie appunto di Madame Blavatsky, le teorie teosofiche, con le proto-umanità e tutto quanto, che poi riprende anche la... Ecco, un'altra cosa è la scoperta e la traduzione per la prima volta nelle lingue europee dei testi religiosi buddisti, induisti, in cui pure si parla di cicli di cosmici della durata di miliardi di anni, di milioni di anni. Ecco, Sì, le scoperte scientifiche insieme alle traduzioni di questi testi orientali che noi occidentali non avevamo mai letto, noi fino all'Ottocento conoscevamo il buddismo e l'induismo proprio all'acqua di rose, ecco. Quando sono arrivate queste prime traduzioni in cui si parla di ere cosmiche, di milioni di anni, di proto-umanità, di dei, demoni, guerre tra dei e demoni, il Mahabharata e tutto quanto, lì appunto subentra qualcosa e secondo me anche il crollo del cristianesimo e del cattolicesimo come l'abbiamo inteso fino al 1800, anche, forse anche da quello deriva. Da una parte dalle scoperte scientifiche e dall'altra anche dall'apertura ad altri tipi di religiosità e di spiritualità che insomma fino a un secolo fa insomma non erano conosciute da noi occidentali di prima mano. sì, è vero, in effetti. Quindi un po' la nascita della paleontologia, quindi una prova Esatto, scientifica bravo, dell'antichità dell'umanità. C'è un libro molto carino pubblicato postumo di Michael Crichton che parla proprio della storia dei primi due americani, perché è successo in America, che nel profondo, nel Far West scoprirono quasi per caso le prime ossa di dinosauri. Sì, non ero cacciatori di dinosauri. È molto carino quel libro ed è tratto da una storia vera di quello che accadde ai primi paleontologi sostanzialmente. E un po' quello e un po' l'apertura alle altre culture molto antiche della quale fino a poco tempo prima gli europei non sapevano quasi niente esatto. o che magari valutavano solo come robaccia di popoli inferiori, mentre nel 1800 qualcuno iniziò a pensare che forse non lo erano, o comunque avevano una cultura antica che valeva la pena di conoscere, e allora gli aprì gli occhi su un mondo completamente diverso, non di origine giudaico-cristiana, anche perché erano cioè, popoli molto antichi e dotati di scrittura, a differenza degli Sì, antichi popoli americani che non l'avevano, invece esatto. questi, cioè gli indiani, scrivevano da un bel po' di tempo, non si poteva non confrontarsi con cose di quel genere. Io, allora, grazie mille per questa serata, so che è tardi e devi andare a mangiare adesso, quindi hai... Sono io che ringrazio te, è stato veramente un piacere, ringrazio anche a tutti coloro che in chat stanno sì, scrivendo, ringrazio tutti, grazie. spero di tornare presto, veramente. Guarda, Troveremo un quando modo. vuoi, quando tu mi dici che è una serata libera e ti va di stare in live, e tu me lo dici, organizzo al volo un Marco del Mistero, magari questa volta senza sbagliare la data nella locandina, e parliamo di qualcos'altro, un argomento a caso e parliamo per 2 ore, non c'è problema, quando vuoi. Allora, io ringrazio tutti quelli che sono stati qua in live con noi, diffondete il verbo, fate sapere di questa live, fateli venire, facciamo un raid, va bene, se c'è ancora un po' di gente in live, sì, andiamo su un altro canale. Restate per il raid, ricordatevi che lunedì c'è la mia live di compleanno, quindi ci saranno una serie di invitati, faremo cose, leggeremo cose, ci sarà Aleschio, sarà da ridere. Dai, andiamo da Junkel, che forse passerà anche lui lunedì sera. Con te, Marco, spero di ritrovarci prima possibile. Stiamo comunque preparando una serie di video fatti con suoi testi, un Mm. racconto che spero uscirà prima. Tu farai uscire tra un po' di tempo una raccolta dei tuoi racconti, Sì, sì, ok? per l'editrice Axis Moon Edizioni, sì, sì. Esatto, e abbiamo deciso che io farò l'audiolibro di uno dei racconti di questa raccolta, quindi ci saranno una serie di collaborazioni con Marco Maculotti, sono felicissimo di questo, quindi continueremo così. E questa live finirà ovviamente sul canale YouTube, resterà in peritura memoria anche qui su Twitch in ogni caso, quindi grazie a tutti voi per essere stati qua e Ti ringrazio, andiamo, è esatto, stato veramente un piacere. anche per me.